Buongiorno e benvenuti nella mia cucina. Ragazzi, quest'oggi vi farò una ricetta, diciamo, del riciclo. È passata Pasqua, abbiamo tutte le uova di Pasqua, non sappiamo che cosa farci e allora facciamoci una bella crostata. Ma come? Con la ricotta appena fatta, eccola qua, da me ovviamente, e la cioccolata dell'uovo di Pasqua. Però intanto voi iscrivetevi al nostro canale, mettete un bel like a questa ricetta e per favore condividetela con i vostri amici. Possiamo dire che per chi non avesse avanzi dell'uovo di Pasqua può usare le gocce di cioccolato. Gocce di cioccolato, tavolette di cioccolato, il cioccolato, ok? Basta che a pezzetti. Allora, di cosa abbiamo bisogno? Intanto di uno stampo da 20 cm circa, perché diciamo deve avere i bordi abbastanza alti, ok? Quindi poi 150 di zucchero semolato, 3 tuorli d'uovo, 300 g di farina, 150 g di burro, mi raccomando quello buono prendete, quello proprio bello intenso, un pizzico di sale perché nei dolci ci va sempre, poco meno di mezza tazzina di marsala secco. Questo è per l'impasto, cioè per la frolla. Che tipo di farina? 00. Per il ripieno invece abbiamo bisogno circa di 500 g di ricotta, grammo più, grammo meno, 50 g di zucchero al velo e cioccolata, così a piacere. Se volete potete mettere anche nell'impasto della ricotta, cioè per il ripieno, potete mettere un goccettino di marsala secco che ci sta veramente bene. In questo caso che ricotta useremo? Pecora. Io l'ho fatta di pecora e quindi utilizzeremo quella di pecora. Ok, andiamo subito ad iniziare. Immediatamente mettiamo sale, farina. Oh, io la faccio nella planetaria, ma voi potete farla anche a mano, senza problemi. Zucchero. Nella planetaria è più semplice. I 3 tuorli d'uovo, il burro che adesso andrò a fare a pezzetti. Mentre fa il burro a pezzetti, mi scrivete nei commenti la città da dove ci state guardando, perché come ormai sapete io sono tanto curioso. A me già viene l'acquolina. Solo guardando il burro, perché tu sai che burro è. Sì, io so che il burro è veramente il burro, il classico burro, quello a forma di burro. Sì, quello di montagna. E il marsala in planetaria fino a che non diventa una bella palletta. Eccola, la nostra frolla è pronta. Adesso la mettiamo in un sacchetto o in pellicola e la facciamo riposare in frigorifero per 20-30 minuti. Eccoci. Mentre la nostra frolla riposa, ci occupiamo del ripieno e mi sono dimenticata di dirvi che ci vuole un uovo intero. Scusate. Allora, mettiamo la ricotta. Questi sono circa 400 grammi, 382 per l'esattezza, quindi ne mettiamo un cestino e mezzo. Per vedere quanto è morbida, guardate. Poi la sgraniamo in questo modo. Calcolate che questa è stata in frigo, perché io l'ho fatta ieri. Quindi nonostante ciò è morbidissima. E la ricotta che faccio in casa, a differenza di quella che comprate, che compriamo, perché a volte capita anche a me, mica che praticamente non diventa acida. Non diventa acida, dura almeno una settimana anche tenendola così. Mettiamo lo zucchero a velo o al velo che dir si voglia, l'uovo, vado a lavare le mani. Sì, decisamente gustoso. Eccomi. Mescoliamo bene il tutto. Dicevo, se volete potete mettere un goccino di liquore o un aroma a vostro piacere.
se vi piace la vaniglia, non so, l'arancio, il limone, quello che volete, anche perché il limone e arancio con la cioccolata ci stanno veramente molto bene. Scusate se sentite il rumore della forchetta, ma per sgranarla ci vuole la forchetta, se no rimangono i tocchini, ok? E poi andiamo a spezzettare la nostra cioccolata, perché non so a voi, ma a noi piacciono i pezzettoni belli grossi dentro. Una volta fatto tutto, la cioccolata mettetene quanta ne volete, io ne metterò circa 150 grammi, perché sennò poi dopo è solo cioccolata praticamente. Dicevo, non appena fatto il tutto, la mettete a riposare anche questa una ventina di minuti in frigo. A dopo. Eccoci pronti. Allora, tiriamo fuori la frolla. Voilà. Metto un pochino di farina, ma proprio un niente, proprio per non far attaccare la frolla. Così. Aspetto qualche secondo, un paio di minuti, no, qualche secondo, e la vado a lavorare. Allora, l'ho stesa e la metto dentro il nostro stampo. Ovviamente poi toglierò l'eccesso che mi servirà per fare le strisce e anche un'altra cosa per mia nipote, perché a lei non piace la crostata e allora nonna gli fa i biscottini di frolla col cioccolato. Quindi 2 ricette in una praticamente. Sì, beh, con questo tipo di frolla puoi fare qualsiasi cosa, qualsiasi proprio. Quindi deve essere un pochino spessa come... Sì, io questa la uso addirittura per fare la pastiera. A me piace molto quando è spessa la crosta, diciamo. Sì, anche perché quando è... E soprattutto quando è buona. Certo. No, dicevo, ma quando comunque devi utilizzare un ingrediente umido come la ricotta, deve essere per forza spessa. Se no si squacquerella. Già. Allora, andiamo a rifinire bene il bordo. Cerchiamo di farlo tutto dello stesso spessore. Appena ho fatto tutto, ci rivediamo qui. Allora, abbiamo fatto il fondo, a questo punto lo bucherello e poi metto il ripieno. Ci vediamo il ripieno messo. Esatto. Allora, abbiamo messo il ripieno e ho fatto le strisce e a questo punto le andiamo a mettere belle larghe, mi raccomando, belle larghe. Perché belle larghe? Perché è più bella da vedere. Che spettacolo. Ragazzi, ditemi se non è già bella così. È bella, sì, devo dire è bella. Tipo pastiera. Sì, esatto. La pastiera... Però con meno strisce. Stavo dicendo, la pastiera ce n'ha 7 di strisce, questa ce n'ha 6. E una volta fatto le strisce? 180 gradi a forno già caldo, statico, per circa 45 minuti. E allora ci vediamo fra 45 minuti. Esattamente. No, questa. Eccola, è pronta. Ora aspettiamo che si raffreddi, perché se no, bollente, non potrebbe essere neanche mangiata, ok? Ci vediamo tra una mezz'oretta circa. Eccola, qui si è raffreddata, anche se non è del tutto fredda, ma qui c'è qualcuno che freme per mangiarla e quindi stavolta non è lui. Vero Marco? Vero. Ok, allora andiamo ad aspettarla. La frolla è bella croccante.
Questa fetta va bene, così. Va bene questa quantità? Sì, questa qua. Ok. Ah, guardate che bella. È bellissima, ragazzi. È un vero spettacolo. Che altro dire? Ci vediamo alla prossima ricetta? Alla prossima. Ciao a tutti. Ciao.